Bentornati sul canale di Anime dal Mondo, io sono Alex, creativi e creative, questo è il quarto episodio di questa serie di come creare una cascata. E ora andiamo subito avanti perché queste puntate, questa miniserie, chiamiamola miniserie, insomma vi porterà ad avere una piccola cascata. Non che voi la dobbiate fare per forza insieme a me, come è stato Diorama Insieme, ma potete avere un'idea di come si fa una cascata per i vostri diorami, per le vostre creazioni. Ora partiamo, ma prima, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Cioè qua sotto ci sono tutti i link, mi raccomando, siamo tanti ormai, lo so, grazie sempre, ve lo dirò sempre, ma adesso ci spostiamo un po' più sul tavolo, un po' più nello specifico e vediamo cosa ci serve. Ecco qui il nostro pezzo, la nostra cascata che ha ancora lo scotch di perimetro per quanto riguarda il gesso che abbiamo dato nella puntata scorsa. Oggi facciamo invece la dipinzione, cioè pitturiamo un po' il tutto con i colori primari che ci servono e andiamo a creare anche il fondo. Ora io mi sono procurato, ce li ho già, per cui ho dei sassolini. Questa è tutta una vaschetta con dentro tutto quello che riguarda il terreno che mi può servire per i miei diorami, per le mie creazioni, ma in questo caso a noi serviranno dei sassolini. Questi sono sassolini che ho recuperato da Sassolini per l'acquario, tanto per farvi capire che possono essere utili, soprattutto ne uso tanti perché sono della misura giusta e adeguata. Poi avremo bisogno per il fondale anche di questa sorta di segatura molto fine, userò questa per fare il fondale e poi basta, al momento basta, anche perché oggi andiamo a dipingere con i colori base tutto quello che è questa parte, poi andremo ad applicare il fondo. Io direi di iniziare, ho preso un pennello abbastanza brutto tra virgolette perché devo fare proprio tutto il colore di fondo e andiamo ad incominciare. Cominciamo, almeno io comincio con il lavoro di definire un po' dove deve essere la roccia, dove deve essere la vegetazione, dove deve essere l'acqua, ma l'acqua poi la vedremo in un altro momento, nel senso che la andiamo a dipingere con un colore di fondo, ma dobbiamo fare delle distinzioni. Ora vado a prendere il mio bel color marrone Umbra, vado a prendere anche la mia stupenda tavolozza, questa è tavolozza super professionale, e andiamo ad usare il nostro colore, eccoci qua. Partiamo ragazzi! Ora, per farlo asciugare prima, cosa che non vi ho mai detto, ma perché penso sempre ai neofiti e magari è meglio non usare determinate tecniche da subito, perché bisogna anche poi mettersi lì prima a farlo e poi tutto il resto. Per farlo asciugare prima io ho questa pistola, è una Tac Life, è una pistola praticamente ad aria calda. Non si può regolare, ma potete regolare voi la distanza da quello che è il vostro modello, ovviamente scaldando tanto, perché è una pistola ad aria calda che raggiunge anche una certa temperatura. State lontani il più possibile prima che vi squaglia il tutto.
E adesso possiamo proseguire e facciamo proprio il fondo, questa parte qui di fondo. Dobbiamo andare a creare appunto il fondale, anche perché poi io dovrò dipingere la parte interna della cascata, quindi dovremo andare con dei colori simili a quelli che andremo a fare di fondo. Vado a prendere, se non ce l'ho a disposizione, vediamo un po' se ce l'ho a disposizione, da queste parti, eccola qua, una spatolina che mi servirà e sarà molto più comoda. Vado a stendere la colla. Ecco qua. Adesso che ho steso la colla, vado a stendere prima questa, ecco qua. Ora recuperiamo e ora andiamo a mettere invece i sassolini. Ne prendo un po', mettiamo la colla dove più ci pare. Ecco qui, una volta messe queste, adesso dobbiamo preparare il fondale. Lo farò verde scuro perché mi immagino questa cascata in un pezzo di foresta, in una piccola foresta. Vado a prendere il mio verde scuro, verde foresta tra l'altro, un po' di acqua colla, eccola qui, e vado a fare il mio miscuglietto. Qui andrò a mettere solo ed esclusivamente i sassolini, perché la parte finale della cascata io mi immagino che ci siano sempre solo un po' di sassi che si vanno a depositare proprio alla fine, prima di cadere giù nella cascata, quindi voglio solo mettere dei sassi. Ora, per velocizzare comunque un po' l'asciugatura, andiamo a dargli un colpo d'aria. E ora andiamo con il preparato: acqua, colla e il color verde foresta, in questo caso il più scuro che se non sbaglio ho, per fare il fondale. Cercate di non andare sopra i sassi, ma anche se ci andate non vi preoccupate perché poi li andremo a ripassare. Non vi preoccupate se in questo caso cola, perché va bene lo stesso.
Ora con del nero vado a fare una sorta di lavatura scura, ci metto anche un po' di acqua abbondante perché mi serve per sfruttare tutte le ombre, tutti gli interstizi che ci sono dentro a questo diorama. Nella parte sottostante vado a dare un tocco di colore più scuro perché è la parte in cui poi, tra l'altro non si vedrà, ma sarà effettivamente più scuro perché lì dietro è dove va poi tutta l'acqua, la cascata, insomma non si vedrà moltissimo. E vado a dargli anche un tocco sul fondo, sempre col colore molto diluito. Andiamo anche a dargli delle ombreggiature qui dove va a collimare la sponda con il fondo, stavolta un po' più scuro. In modo da non vedere proprio lo stacco pieno tra fondo e riva. Perfetto ragazzi, la nostra cascata sta prendendo forma, vediamo se ve la riesco a far vedere meglio, credo di sì. La nostra cascata sta prendendo forma, poi c'ha colori scuri quindi si può effettivamente vedere poco. Ma sta prendendo forma la nostra cascata e io adesso passerei ai saluti. Bene, eccoci qua, siamo arrivati anche alla fine di questa quarta puntata. Questa cascata sta prendendo forma, mi raccomando, non è un esempio da seguire, se volete seguirlo seguitelo, non è un diorama insieme, ma vi do un'idea di come si sta realizzando e come si può realizzare una cascata, quindi occhio, mi raccomando, state sempre all'occhio. Io vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine, mi raccomando iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e se vi interessa questo argomento modellistico, creativo e creative, anzi creativi e creative, mi sono incespicato la lingua come al solito, ma vi rimando al prossimo video. Il prossimo video sarà la quinta puntata, non vi dico come andrà perché ovviamente dobbiamo aspettare che asciughi questo. Da Alex e Anime dal Mondo è tutto, ciao!